21 febbraio 2023, una data importante per gli appassionati di Gran Turismo, o almeno così dovrebbe essere, perché Polyphony ha promesso di rilasciare il Big Update. Ma sarà veramente big? Andiamo insieme a vederlo come ogni volta. Ci presenta subito le nuove 5 macchine, ma vedremo dove comprarle e quanto costano. Interessante, vedo un sacco di puntini russi. Iniziamo subito dal caffè. Immaginavo un nuovo menu, invece è solo un menu extra. Menu auto da corsa. Ci darà la super formula, credo che tutti l'abbiamo comprando la nuova Honda RA 272 del 65. Qui ci darà un biglietto roulette a 5 stelle acquistando la Porsche 911 Carrera RS. Quindi con le nuove macchine, se avete già come me quelle già previste per lo sblocco del menu extra, acquistando quelle nuove li avrete già sbloccati, quindi nessun nuovo menu da correre purtroppo. Nuovi scenari escapes aggiunti. È stata aggiunta la funzionalità foto con derapata. Interessante ma non funzionale. Questo invece già ho letto che è tornato un circuito che chi ha seguito Gran Turismo dai tempi dell'esordio ne sarà veramente felice come me. Solo che io già vedo che le ricompense non ci stanno. Quindi la cosa che più mi aspettavo, ovvero quella di nuove piste per poter farmare lasciando Tokyo, la Sardegna e Le Mans, niente ragazzi, non c'è verso, non se ne esce da questa situazione. Hanno smorzato anche la mia gioia per questa pista ritornata. Vabbè, vedremo se sono facili da superare. Cioè World Touring Car 600 punti prestazione, ricompensa 92.000 contro i 550.000 di Tokyo, quindi o è una passeggiata o non ha senso. Vedremo anche questa prototipi gruppo 1 quanto sarà dura da vincere e se affrontarla sempre con la SF19. Allora, nelle auto leggendarie dovremmo trovare subito, eccola qua. Lo acquistiamo subito. Sono anche curioso di provarla. Prendiamo anche la Porsche. 745.000 crediti. Complimenti. E prendiamo infine la Pallas. Questa sarà felice mio padre per questa macchina storica. Certo io no. Se le sospensioni rispecchiano quelle originali, penso che la prima curva starò sottosopra. Ok, quindi abbiamo 3 auto leggendarie. Suppongo che le Vision stiano tutte e due qui dentro. Ital Design. Quindi proprio un nuovo brand. 2 Vision GT. 805 punti prestazione. Quindi abbiamo
diciamo un fuoristrada e una stradale senza vetro. Vediamo se questa forse vorrei provare a settarla per Tokyo, 805 punti prestazione. La vedo difficile, più che altro la vedo molto alta. Beh, intanto la compro, poi vedremo che cosa ne uscirà fuori. Bella. $1237, questo non l'avevo visto però. Apriamo intanto i menu extra, così rivedete pure le macchine totali per lo sblocco. Quindi Honda RA272 del 65, Honda S800 del 66 e McLaren MP4 dell'88. Prendiamo la Super Formula, ma già ce l'avevo. Apriamo anche questo delle Porsche, quindi la nuova presentata 911 Carrera RS, ripeto, la trovate nelle auto leggendarie, la 911 Carrera RS 964 del 92 e la RS Club Sport 993 del 95, questo per ricevere un biglietto roulette 5 stelle. E adesso lo apriamo subito. Sicuramente mi darà il premio più alto, come al solito. Ovvio, come sempre. Nuovo aggiornamento, ma sempre premi scarsi. Qui sopra invece, per chi ha la PlayStation 5, perché da quanto ho appreso solo per i possessori di PlayStation 5 sarà attivo, sarebbe la nuova IA di Gran Turismo. Quindi Sophie, apriamola. Vedete che ci sono 4 gare dove potremo andare a sfidare la IA super intelligente e super performante. Ci saranno 3 livelli di difficoltà da principiante a esperto e dovrebbe essere molto difficile, ma adesso mi metto subito alla prova e vi farò un video dedicato proprio alle gare contro Sophie. Sono a tempo limitato, non so quanto dureranno, ma finirà da quello che almeno hanno fatto trasparire. Poi può cambiare tutto con Gran Turismo, lo sappiamo benissimo. Un aggiornamento sviscerato in pochi minuti, c'è poco da vedere. Quello che dobbiamo fare per gli appassionati del titolo è andare subito a fare qualche giro su Grand Valley, vedere come è cambiato il circuito, se è cambiato, vedere la nuova grafica del circuito, quindi il panorama e tutto quello che ci ruota attorno. L'altra cosa importante è competere con Sophie per capire il livello di questa IA e vedere che lavoro hanno fatto. Sono molto amareggiato invece per il discorso delle gare, dove farmare. Rimaniamo sulle solite, quindi torniamo a Tokyo, torniamo in Sardegna, torniamo a Le Mans. Non hanno aggiunto nessuna gara dove poter fare crediti, quindi ragazzi svilupperò altre auto per Tokyo. Più di questo non so che cosa fare per trovare comunque un modo per fare soldi per comprare queste nuove auto che mettono. Io vi saluto, vado subito a competere con Sophie, vi farò un video dedicato per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Ciao ragazzi, al prossimo video.